Bruce Lee è stato realmente il marzialista più forte di sempre o è soltanto un falso mito? Se volete scoprirlo, guardate questo video fino alla fine. Cominciamo col dire che è innegabile quello che è riuscito a fare Bruce Lee per il mondo degli sport da combattimento, inizialmente per le discipline marziali e successivamente anche per gli sport da combattimento. Bruce Lee attualmente è ancora un'icona delle discipline marziali, è ancora fonte di ispirazione per tanti coloro che si sono approcciati al mondo del fighting e stanno anche ad altissimi livelli a combattere, e diciamo che già solo per questo Bruce Lee si merita la figura di leggenda, la sua immagine di leggenda, di icona degli sport da combattimento, perché quello che è riuscito a fare lui è stato riuscire a portare quello che era un contesto marziale di Kung Fu che era solamente presente in Oriente, è riuscito a portarlo in Occidente e renderlo successivamente famoso in tutto il mondo. Quello che è riuscito a fare Bruce Lee con le discipline marziali è esattamente quello che è riuscito a fare McGregor con le Mixed Martial Arts. È riuscito a far diventare famosa una disciplina in tutto il mondo. Esattamente, vi ricordate, prima di Conor McGregor quanta gente guardava la UFC? Pochissime persone. Dopo l'avvento di Conor McGregor, la UFC è diventata famosa, le Mixed Martial Arts, gente che non conosceva neanche la disciplina dell'MMA ne parlavano subito dopo McGregor come se la seguissero da una vita. Cioè, è riuscito Conor McGregor a fare una manovra di marketing utilizzando la sua immagine per far diventare popolare una disciplina in tutto il mondo. È esattamente quello che è riuscito a fare Bruce Lee con il Kung Fu, con il Jeet Kune Do e successivamente con tutte le altre discipline marziali. McGregor è riuscito a far diventare famosa la UFC e le Mixed Martial Arts grazie ai suoi combattimenti, grazie alle sue vittorie, grazie al suo personaggio carismatico e grazie soprattutto al trash talking, che era quello che si parlava di più. Cioè, ogni volta che saliva prima di un match Conor McGregor face to face con qualcuno faceva quel trash talking che poi alla fine era inevitabile, tutti quanti ne parlavano, tutti i giornali ne parlavano, tutti i siti web ne parlavano e soprattutto tutti i canali web ne parlavano. Questo faceva sì che arrivasse il combattimento a sempre più pubblico di persone. Quindi McGregor ha utilizzato il suo personaggio, i suoi combattimenti per riuscire in questa impresa. Bruce Lee lo ha fatto attraverso i film, perché Bruce Lee, ragazzi, è un attore, bisogna ricordarsi questa cosa. Bruce Lee faceva i film. Bruce Lee è stato, non credo, il primo ad aver avuto ruoli cinematografici di personaggi che arrivavano dal Kung Fu, dalle discipline marziali, però sicuramente è stato quello più noto, che ha aperto le porte poi a questi film di genere azione barra marziale, che poi ci sono stati Jackie Chan, Jet Li, Steven Seagal e tanti altri ancora. Però diciamo che quello più ricordato, il primo che è riuscito a diventare famoso attraverso questi film e portare le discipline marziali nei film e farle conoscere a tutto il mondo, è stato proprio Bruce Lee. Col dire che Bruce Lee è un attore non voglio assolutamente sminuire quella che è la sua figura marziale, perché secondo la storia, se per chi ha letto, studiato la storia di Bruce Lee, sin da piccolo comunque ha cominciato un percorso marziale, si è allenato per 4-5 annetti col fondatore del Wing Chun, Ip Man, che è stato, a detta di tanti racconti, l'allievo prediletto di Ip Man. Per altri racconti invece si vocifera che sia stata solo una notizia priva di fondamento. Quello che è riuscito a fare Bruce Lee è stato riuscire a studiare diverse discipline marziali partendo dal Wing Chun e successivamente studiando il karate e tante altre discipline per creare quella che è la sua disciplina personale, che è il Jeet Kune Do. In questo video però, ragazzi, non mi voglio concentrare su quella che è la storia di Bruce Lee, che già la sappiamo, già l'abbiamo letta, riletta 100.000 volte, ognuno l'ha letta con gli occhi che voleva leggere, quindi ognuno l'ha interpretata a modo suo, ognuno ha creduto per tanti anni nella storia che più gli piaceva sul suo idolo Bruce Lee. In questo video io voglio andare a parlare di quelli che sono i miti che hanno accompagnato per tutti questi anni la figura di Bruce Lee, quindi tante cose che si vociferavano sulla figura di Bruce Lee
che alla fine sono prive di fondamenta. Questo video, attenzione ragazzi, non tende a sminuire quello che è Bruce Lee, quello che ha fatto per le discipline marziali e quello che è stato. Questo video voglio prenderlo in maniera più logica possibile per andare a parlare di quello che è stato Bruce Lee, non come filosofo, come maestro e quello che volete, ma come fighter. Questo perché mi sono reso conto che le persone sono abbagliate dalla figura di Bruce Lee e tendono a descriverlo come un personaggio, come un essere invincibile che riusciva a battere qualsiasi persona al mondo, che non ha mai perso uno scontro, che sarebbe riuscito addirittura, tanti forum parlano di questi discorsi veramente senza senso, del fatto che Bruce Lee sarebbe stato in grado di vincere uno scontro per strada con Mike Tyson. E io stesso feci qualche giorno fa un sondaggio su Instagram nel quale chiedevo: in un combattimento per strada senza regole, chi vincerebbe tra Bruce Lee nel suo prime e McGregor nel suo prime? Sono stato scioccato dai commenti delle persone che, pur senza aver mai visto un combattimento di Bruce Lee, perché Bruce Lee non ha mai fatto un combattimento in vita sua, andavano a votare Bruce Lee appunto e mi commentavano dicendomi che chi vota McGregor non capisce niente di sport da combattimento. Io ora voglio dire ragazzi, con tutto il bene che vi voglio, con tutto il bene che posso volere alla figura di Bruce Lee, anch'io sono cresciuto avendo come idolo Mike Tyson, Bruce Lee e tante altre persone nel mondo degli sport da combattimento, ma non per questo devo tapparmi gli occhi e cercare di vedere le cose con un po' più di logica, cioè andando a vedere quelle che sono le informazioni tangibili che possiamo toccare con mano, non le cose che ci hanno raccontato. Non voglio prendere il personaggio di Bruce Lee per quello che ci è stato raccontato, ma per quello che effettivamente si vede di Bruce Lee, quello che riusciamo a vedere. Gli allenamenti e i combattimenti di Bruce Lee sono praticamente inesistenti, quello che si trova in rete sono pochissime clip, ma tra un po' nel video comunque andremo ad analizzare anche quella, perché voglio andare ad analizzare proprio passo per passo tutte le informazioni che abbiamo su Bruce Lee tangibili, che possiamo guardare con gli occhi, ok? Per tornare un attimo al discorso di prima, sono rimasto scioccato da quante persone mi hanno scritto in direct su Instagram dicendomi che non capivo niente di sport da combattimento, che la gente che votava Conor McGregor non capiva niente. Ma se guardiamo il lato logico, da una parte abbiamo una persona che ha delle prove tangibili a tutti i suoi combattimenti, come prova tangibile di quello che è in grado di fare con i suoi combattimenti, quindi abbiamo un fighter che ha dedicato tutta la sua vita a combattere. Dall'altra parte abbiamo un atleta, un marzialista che ha dedicato tutta la sua vita in parte alle arti marziali, ma in parte, in buona parte, nella maggior parte dei casi, a fare film, a fare l'attore. Cioè stiamo prendendo un fighter contro un attore ragazzi e li stiamo mettendo a paragone. E la maggior parte delle persone che mi hanno commentato questo sondaggio mi ha scritto che Conor McGregor non avrebbe alcuna speranza di resistere neanche un round con Bruce Lee. Già, sulla base di cosa? Arriviamo però alla parte più succulenta del video, ovvero quella di tutti i miti attorno a Bruce Lee, che anche voi mi avete scritto proprio su Instagram nei messaggi. Prima fra tutte, che mi avete scritto veramente in tanti, è stata quella di: no Erwin, ti sbagli, ricordati che Bruce Lee quando registrava i film, il regista gli diceva di andare più piano con le mosse quando muoveva le braccia o i calci, perché la videocamera non riusciva a stare dietro i suoi colpi. No. Anche fosse vero tutta questa cosa qua ragazzi, ricordatevi che anche il periodo storico, stiamo parlando degli anni 60-70, la tecnologia non era quella di oggi. Ovviamente non c'erano le telecamere, le cineprese che riuscivano a prendere i frame rate, gli FPS di ogni singola scena, magari del colpo con lo slow motion a 120 fps, 240, però grazie al cazzo posso dirlo, cioè è normale cavolo, una videocamera degli anni 60-70 cosa vuoi che sia in grado di fare?
Cioè, per forza di cose a livello tecnologico non era possibile fare determinate cose, quindi se proprio vogliamo metterla così, se anche fosse così tanto veloce, non penso sia solo il suo caso, ma tanti altri casi dovevano andare piano, fare delle scene in maniera un po' più rallentata / controllata, perché la tecnologia di quel tempo là non stava dietro a certi movimenti che magari oggi con un telefonino non abbiamo assolutamente problemi a farlo. Quindi direi che usando solamente un po' di logica possiamo capire che è abbastanza una stronzata questa. Non è la velocità di Bruce Lee ad essere troppo elevata, nonostante pesasse 60 kg, quindi comunque sì, è veloce, quello che vuoi, ma è proprio la struttura tecnologica ai tempi che non stava al passo con magari registrare determinate scene. Seconda cosa che mi avete scritto in tanti è stata: ma Erwin, non hai visto la scena di Bruce Lee che con i nunchaku stava giocando a ping pong e riesce a vincere una partita a ping pong e addirittura dopo contro 2 persone contemporaneamente, battendo 2 avversari solamente utilizzando il nunchaku? Allora, a questo mito posso dare 2 risposte. La prima risposta è: anche fosse che Bruce Lee avesse giocato una partita di ping pong, avesse vinto una partita di ping pong col nunchaku, cosa sta a rappresentare questo? Che è un grande fighter? Cioè, cosa mi sta a significare? Se riusciva con il nunchaku a fare, che cazzo, a giocare a baseball col nunchaku, cosa mi sta a significare questo? Che sarebbe forte e bravo in un combattimento reale per strada? Realmente? Cioè, realmente siamo arrivati a questo? Però, tralasciando la risposta stupida, diamo una risposta più intelligente. La seconda risposta è che quel video là, ragazzi, è una trovata commerciale da parte di Nokia. Avete presente? Ve lo ricordate? Il brand, il marchio Nokia dei telefonini, che faceva i telefonini? Ecco, è stato uno spot pubblicitario girato e rilasciato nel 2008 sul canale YouTube, sul loro canale YouTube, che è diventato virale in tutto il mondo. Non è altro che uno spot pubblicitario utilizzando un sosia di Bruce Lee, quindi un sosia di Bruce Lee, non è neanche Bruce Lee, un sosia di Bruce Lee, e avendo aggiunto degli effetti in post produzione come la pallina, ok? Quindi non si colpisce realmente la pallina con il nunchaku, c'è uno che muove il nunchaku, alla fine in post produzione aggiungono la pallina e il suono della pallina che praticamente che fa il suono dell'impatto. È stata una dichiarazione proprio da parte di Nokia a distanza di anni che è solamente una trovata commerciale, è stata una trovata commerciale. Che cazzo stiamo parlando? Ma informatevi almeno prima di parlare di determinate cose. Dopo aver spiegato questa cosa, aver portato le notizie a tante persone che mi hanno scritto sta stronzata in direct, dopo mi dicevano: ah, ma io mi fidavo, quello che mi ha fatto vedere il video mi ha detto che era reale. Cioè, voi vi rendete conto, la maggior parte delle persone che mi hanno scritto tutte ste stronzate è perché qualcuno le ha fatte vedere e gli ha detto che erano vere, non si sono neanche documentati, indi ragion per cui la maggior parte del pubblico sul web, anziché informarsi, si basa su cose dette per sentito dire. Arriviamo così al terzo punto, ovvero il One Inch Punch di Bruce Lee. Avete presente quella scena famosissima in cui durante una dimostrazione Bruce Lee mette una persona a tenere un colpitore e lui praticamente a distanza ravvicinata, a distanza di un palmo, sferra un colpo e fa cadere la persona, fa volare la persona sulla sedia. Lo fa diverse volte, lo fa con impatti diversi, a distanza anche diversa. In tutte le scene come risultato vediamo questo che vola all'indietro, cade all'indietro sulla sedia, praticamente facendo un volo di non so quanti metri. Ragazzi, io questa scena l'ho rivista parecchie volte. Vi voglio far concentrare su una cosa molto semplice, basilare: le basi degli sport da combattimento. Cosa vi insegnano appena entrate in una palestra, in una qualsiasi palestra di sport da combattimento, pugilato, muay thai, quello che vuoi, MMA? C'è la guardia, ok? C'è una posizione di guardia. La posizione di guardia non ti trovi mai con i piedi paralleli, perché se tu ti trovi con i piedi paralleli, dritto, rigido, non avrai alcuna base di appoggio, quindi equilibrio zero. Ma voi fate un test, ragazzi, voi fate un test a mettere una persona dritta come era quella persona nella dimostrazione con Bruce Lee, la mettete dritta in piedi in quella maniera là, con un dito lo spingete, vedrete che quella persona cade all'indietro, ma è normale, sono le leggi della fisica, raga. Non è che ha fatto chissà che, non è che il suo pugno era così tanto forte
che distruggeva e faceva volare le persone. Non è semplicemente leggi della fisica. Se tu sei messo con i piedi paralleli, dritti, senza posizione di guardia, i piedi rigidi, è tutto rigido, ovviamente basta che uno ti sposta, anche col mignolino così ti sposta un attimino, tu perdi equilibrio e vai all'indietro. Figuriamoci anche solo provare un pugno, che alla fine non è altro, quel pugno di Bruce Lee non è altro che una spinta utilizzando la catena cinetica. Grazie al cazzo che fai volare le persone. Cioè, guardate bene quel video, guardatelo, utilizzate un po' la vostra intelligenza, utilizzate un po' di scetticismo in quello che vedete, ma un po' di logica più che altro. Utilizzate la logica. In una posizione del genere perdi equilibrio subito, è ovvio che cade l'indietro. Provate a mettere uno invece che sta in guardia, cavolo, con un piede avanti, un piede dietro che fa da piede perno, e proviamo a vedere se riuscite a fare lo stesso effetto. No, cambia, a meno che l'altro non pesi 180 kg, che ovviamente le leggi della fisica lo aiuteranno, a meno che non sia quella situazione là, quella condizione particolare, non perdete equilibrio. Ma se voi state dritti con i piedi così imbalsamati, ovviamente uno vi spinge e cadete all'indietro. Wow, il one inch punch di Bruce Lee era micidiale, faceva volare le persone sulla sedia. Grazie al cazzo, ci credo, non c'era equilibrio, quello non stava in equilibrio. Ovviamente se l'altra persona tiene il pallone bravo, stai diritto così, io vado a fare un one inch punch da qua, ok? Spingo, grazie al cazzo che vola, normale, no? È normale che va indietro, è normale che ti paralleli, devi paralleli, non va andare, vedi che cazzo fai, guarda che ti fa. Perché è normale, cioè, è normale, vai indietro, è normale, mettiti in guardia, è normale, non va, è difficile, avete capito? Più o meno, io non sono bravo a fare one inch punch, però è giusto per dimostrarvi un po' come Bruce Lee. Se dai una spinta a una persona che poi tra l'altro pesa 50 kg, è normale che vola all'indietro, ci siete paralleli, così, mettiti in guardia, hai una diversa pressione. Normale ragazzi, mettete la testa. E arriviamo così ragazzi all'ultimo punto di questo video, ovvero che tutti ritengono Bruce Lee come il miglior marzialista di sempre, il combattente più forte del mondo, invincibile, imbattibile, ma che non ha mai fatto un combattimento in tutta la sua vita, non ha mai vinto nessun titolo, non ha mai vinto qualche competizione degna di nota, non si è mai messo in gioco nel fare combattimenti ufficiali, non ha mai registrato nessuno dei suoi presunti combattimenti di cui si vocifera, che ha fatto più di 200-300 combattimenti, non ce n'è neanche una prova. L'unica prova è questo video dimostrativo in cui vediamo Bruce Lee che fa una dimostrazione di combattimento, di sparring leggero con una persona, e ora ce lo andiamo a vedere insieme, poi ne trarremo le conclusioni alla fine. Ed eccoci qua ragazzi con l'unica clip del combattimento, l'unica clip ufficiale di un combattimento di Bruce Lee sulla sinistra, lo vediamo sulla sinistra, eccolo lì, viene anche indicato da una freccetta, e questo è l'unico combattimento esistente sulla faccia della terra di Bruce Lee, documentato. Allora, vediamo come schiva un po' di colpi. Qua colpisce l'avversario. Intanto, allora, uno, non sappiamo chi è l'avversario, il compagno, non sappiamo chi è. Non sappiamo assolutamente chi sia questa persona, a che livello sia di sport da combattimento. Qua lo colpisce con qualche gancio, lo butta a terra, lo proietta. Cosa mi sta a rappresentare, a significare tutte queste mosse? Cioè, a voi questo sembra un combattimento reale? La persona contro cui sta facendo l'esibizione sta realmente provando a fargli male, a colpirlo? Cioè, questo è quello che riusciamo a vedere in qualsiasi combattimento amatoriale di kickboxing o Muay Thai. Sembra realmente un combattimento dilettantistico o amatoriale, dilettantistico per modo di dire. Ok, quello porta un calcio, lui entra con un diretto al viso. Poi finito.
E questo, ragazzi, è l'unico combattimento documentato di Bruce Lee, e sulla base di questo la gente pensa che uno come Bruce Lee avesse avuto la possibilità di mettere KO in pochissimi secondi personaggi come Mike Tyson, come Muhammad Ali, come Conor McGregor, come gente che combatte ad alti livelli e fa quello di lavoro, lo fa di professione. C'è gente che abbiamo visto combattere, è tutto documentato, li vediamo combattere in ambienti in cui un altro cerca di vincere realmente, quindi non è una dimostrazione, ragazzi, non stanno facendo dimostrazioni, stanno realmente combattendo con una persona che vuole farci male. C'è una competizione della UFC, Conor McGregor che combatte contro Nate Diaz o che ne so, vediamo un bagno di sangue, vediamo gente che vuole vincere, gente che vuole ucciderti su quel cazzo di ring o dentro l'ottagono. Non stiamo parlando di due proiezioni e due colpi così. Quale persona in un combattimento reale ti porta un calcio girato e sta fermo per farsi proiettare? Cioè, sulla base di questo si è creato un mito, si è creata la leggenda di Bruce Lee che riuscirebbe a battere qualsiasi persona, e non solo che sarebbe in grado di battere una persona in uno scontro reale, ma che rischierebbe di ucciderlo. Cioè, vi rendete conto dell'assurdità della cosa? Ora, in conclusione, io mi rendo conto che Bruce Lee è diventato oramai una leggenda, c'è un fanatismo assurdo dietro questo personaggio. Io vi invito però alla fine di questo video a non basarvi solamente su quello che ci dicono, quello che ci raccontano, i miti che girano di generazione in generazione, di quello che si è inventato, che Bruce Lee ha ucciso un toro con un pugno, che Bruce Lee ha fatto questo, ha fatto quello, ma cerchiamo di essere un po' più scettici, un po' di scetticismo non fa male, ragazzi, soprattutto cercando di utilizzare la logica. Cerchiamo di utilizzare le uniche cose che abbiamo a disposizione internet, abbiamo a disposizione dei video di una persona, come ad esempio in questo caso di Bruce Lee, basiamoci su queste clip, cioè facciamoci un'idea del combattimento, di quello che è in grado di fare Bruce Lee per quello che ha voluto dimostrare in queste appunto dimostrazioni aperte. A me non è sembrato un combattimento all'ultimo sangue con una persona che vuole ucciderti, cioè mi è sembrato una tranquilla dimostrazione in cui ovviamente lui doveva uscirne vincitore, far vedere che era sopra qualsiasi altra persona. Ha fatto 4 tecniche di dimostrazione, ha fatto uno sparring leggero, e sulla base di questo, sulla base di solo questa clip, la gente pensa che Bruce Lee sia il combattente più forte di sempre. Non abbiamo alcuna prova che abbia vinto tornei, non abbiamo alcuna prova che abbia combattuto competizioni ufficiali. È una persona che sicuramente ha dedicato la sua vita alla disciplina marziale, al kung fu, allo studio del corpo umano, allo studio per creare comunque la sua disciplina, quella che è stata il Jeet Kune Do, la sua creazione, ma che non abbiamo mai visto messo in pratica da qualche parte. Cioè non abbiamo mai visto un combattimento reale di Bruce Lee in cui vediamo che Bruce Lee è più forte del suo avversario, che riesce a sterminare tutti i suoi avversari. Purtroppo non abbiamo alcuna prova di queste dicerie, perché rimangono solamente dicerie. Per concludere il video, una domanda che mi pongo sempre quando faccio i miei ragionamenti è: come mai ad alti livelli le mixed martial arts, che sono praticamente un insieme di tutte le discipline marziali al fine di rendere il combattente più completo in assoluto, come mai il background di tutti questi fighter arriva sempre o dal kick o dal pugilato o dalla Muay Thai o dal judo o dal grappling o dal Brazilian Jiu-Jitsu, e mai qualcuno dal Wing Chun, dall'Aikido, dal Jeet Kune Do o da altre discipline? Cioè io mi chiedo anche questa cosa, se fosse realmente utilizzabile, applicabile. Attenzione, non dico una tecnica, ragazzi, perché una tecnica la gente mi può dire sì, però Anderson Silva, Erwin, utilizzava delle tecniche di parata del Wing Chun, utilizzava delle tecniche di parata, non utilizzava quella disciplina, ha un background di diverse discipline marziali. Anderson Silva non ha un background di Wing Chun, che poi si allenasse anche di Wing Chun come cosa sua personale, quello è un valore aggiunto per capire meglio determinate dinamiche, altri punti di vista, approcci al combattimento e quello che vuoi. Però stiamo parlando di Anderson Silva, stiamo parlando di magari un John Jones che se prova a fare un calcio basso tipico del Kung Fu è John Jones, raga, cioè stiamo parlando di John, non è perché
ha fatto quella tecnica del Kung Fu che è il più forte, è perché Jon Jones, che è già forte lui di suo. Quelli sono casi prettamente eccezionali, non basiamoci su casi eccezionali per definire poi una disciplina meglio dell'altra, eccetera. Io vi invito solamente a ragionare, a pensare come mai la maggior parte di tutte queste persone che combattono in circuiti famosi di MMA, alla fine le loro basi, il loro background è sempre quello di judo, lotta, pugilato, kickboxing, muay thai e poche altre, e non compare sulla mappa aikido, jet kune do, Jufu, Tai Chi e chi più ne ha più ne metta. Cioè, come mai compaiono sempre le stesse discipline nei background dei fighter di altissimo livello? Detto ciò, ragazzi, io vi invito ancora una volta a utilizzare la logica quando si parla di determinate cose. Utilizziamo un po' questo cervello per basarci su cose tangibili che possiamo reperire online, che possiamo reperire da qualche parte, e non dei racconti che anche io posso dire mio zio picchiava 50 persone a sera, cosa tra l'altro vera perché mi è stata confermata da mio padre e da altri familiari che mio zio era una testa calda e picchiava tutti. Ma sulla base di questo, se io ve lo vado a raccontare, come faccio a dimostrare questa roba? Non posso, e io stesso sono scettico su questi racconti, mi baso su quello che vedo con i miei occhi. Se no, ragazzi, stiamo parlando di religione, stiamo facendo discorsi di religione, di quello che dice che no, esiste il mio Dio, no, il tuo Dio non esiste, esiste il mio. È la stessa cosa, nessuno ha mai visto il suo Dio, però parla di questa cosa come se verità assoluta, perché c'è scritta in un libro. A me non piace questo approccio, mi piace un approccio molto più logico, mi piace documentarmi, mi piace vedere coi miei occhi determinate cose, ed è il motivo per il quale sto portando avanti questo canale, sto andando a provare diverse discipline, sono andato a provare il karate, il Kyokushinkai, sono andato a provare nel Wing Chun, sono andato a provare 1000 cose, perché sono sempre alla ricerca di qualcosa, di qualche dimostrazione reale, tangibile, per toccare con le mie mani cosa vuol dire fare una determinata disciplina. Quindi io ho questo approccio del se non lo vedo coi miei occhi non ci credo, e vado a provare e vado a fare le mie cose, le mie analisi poi dopo su campo. Però in questo caso stiamo parlando di Bruce Lee, un personaggio, un mito, una leggenda che si è creato una leggenda grazie al suo background di filosofo, di comunque innovatore delle discipline marziali, semplicemente perché ha avuto un pubblico molto più ampio rispetto ad altre persone, perché faceva l'attore hollywoodiano e quindi è conosciuto in tutto il mondo grazie ai suoi film. Detto ciò, voglio sapere la vostra sotto nei commenti, noi ci vediamo al prossimo video. Os!